E ciao a tutti quanti, bentornati sul canale, io sono Andrea E io sono Claudia. e come avete potuto leggere dal titolo e vedere allo schermo iniziale, oggi facciamo un discorso un po' più serio. Infatti rientriamo nella nostra rubrica Chiacchiere in compagnia. Quindi senza perderci in chiacchiere parleremo della DDL Zan, di Fedez vs Rai e di Felicissima Sera di Epio Amedeo. Vi ricordiamo sempre di iscrivervi, mettere un bel mi piace, cliccare sulla campanellina e di seguirci sui vari social e di guardare comunque tutto quanto il video. E vogliamo anche sapere la vostra opinione nei commenti. Prima un piccolo disclaimer. L'immagine di copertina vogliamo specificare di averla presa dalla pagina Instagram Sapore di Male. Comunque la troverete qua in sovrimpressione e nell'info box. Diciamo, diamo i crediti a loro perché l'hanno creata loro. Quindi sigla e procediamo con il video. Chat si gira. Diciamo che ultimamente uno dei temi più discussi da tutti, dai giornali, dai politici, ma anche comunque da influencer, almeno quelli più che si espongono alle problematiche di attualità, è quello del DDL Zan, ovvero appunto il disegno di legge Zan, che va in qualche modo a proteggere non solo contro la omotransfobia, ma in realtà quello che non tutti sanno è che nel disegno di legge Zan ci sono anche delle protezioni ai diversamente abili e alle donne, comunque a tutte le categorie che sono considerate o minoranze o comunque delle categorie che non hanno pari diritti rispetto a chi ha il cosiddetto white privilege, o comunque il privilegio che ha l'uomo bianco, etero, cisgender, non diversamente abile, poiché nonostante molti problemi che comunque anche l'uomo bianco, etero, cisgender, non diversamente abile può avere, non saranno mai equiparabili ai disagi che può vivere una persona facente parte di una minoranza. Un uomo etero non si dovrà mai porre il problema che magari può riscontrare un transgender, di una persona che vorrà insinuare che i propri genitali non sono corrispondenti al genere biologico. Quindi nessun uomo o donna cisgender dovrà mai porsi il problema di dover dimostrare di avere determinati genitali, oppure comunque nessun uomo o donna cisgender dovrà avere il problema di poter baciare il proprio partner per strada senza ricevere violenza fisica ma anche verbale, perché anche la violenza verbale provoca danni psicologici, a volte anche comunque peggiori dei danni fisici, perché i danni psicologici comunque restano per molti anni nella mente dell'individuo. Oppure una qualsiasi persona che non ha problemi fisici non dovrà mai porsi il problema di un luogo che magari non è attrezzato per i disabili. Quindi bisogna riconoscere questi privilegi, non dire che sono una colpa. Il privilegio non è una colpa, la colpa è dire io posso parlare a nome di un gruppo di persone di cui non faccio parte. Allora, diciamo che in parte ci sono delle normative che già, tra virgolette, prevedono un'uguaglianza dei diritti, ma che poi alla fine non vengono rispettati. Più che altro ci sono delle leggi che ovviamente sono contro la violenza, però il DDL Zan vuole mettere un aggravante, quindi se persona X picchia un uomo solamente perché quell'uomo è appartenente alla black community o comunque è omosessuale o comunque transgender, è un aggravante, perché comunque non è una semplice violenza, ma è una violenza con scopi denigratori. Cioè, a mio parere è completamente giusto, ma è anche vero che non serve solo una legge, cioè proprio anche a livello educativo secondo me andrebbe cambiato qualcosa, perché comunque oggi, diciamo, la nostra comunità è composta principalmente da persone anche molto anziane e quindi adesso è difficile far cambiare l'idea a una persona anziana e farla, diciamo, aggiornare, diciamo, tra virgolette. Per esempio, se già inseriamo educazione sessuale
sessuale o comunque educazione civica all'interno delle scuole, che sia dalla scuola dell'infanzia, quindi scuole elementari, medie e poi anche nella scuola del liceo, delle lezioni che diciamo sono mirate a far comprendere ai ragazzi che fra una persona etero, una persona omosessuale e una persona trans non c'è nessuna differenza, e questo perché alla fine è questa la discriminazione. Diciamo che iniziando ad abituare i più piccoli a questa situazione, ovviamente il pensiero poi nel futuro cambia. È vero che oggi a mio parere è impensabile fare troppa distinzione fra etero, omosessuale eccetera, quindi se già noi che abbiamo dai 20 ai 30 anni iniziamo a cambiare la nostra idea e tra virgolette costringiamo i bambini piccoli a vedere questo mondo più naturale, molto più largo, allora la situazione cambia e nel futuro sicuramente sarà infatti, meglio. anche perché comunque per esempio no, io prima di sapere effettivamente cosa significano le parole transgender, ma anche per esempio bisessuale, pansessuale, comunque tutte le sfaccettature della sessualità che esistono, io prima di conoscerle giustamente potevo pensare ma non so cos'è questo, però al posto di odiare un qualcosa che non conosciamo bisogna informarsi, cioè non bisogna pensare che se un qualcosa noi non lo conosciamo o non lo comprendiamo allora è sbagliato. Se non lo conosciamo, non lo comprendiamo, possiamo benissimo informarci, sapere cosa significa, sapere cos'è, conoscere questo mondo e comprenderlo semplicemente, manco accettarlo, perché non è una cosa che si deve accettare, poiché è come se io andassi da una persona bionda, da una ragazza o un ragazzo biondo a dire ma tu sei biondo quindi sei diverso da me, non capisco perché tu devi essere così strano biondo, cioè a nessuno verrebbe in testa che una persona bionda dovrebbe avere dei diritti in meno, là perché una persona bionda viene vista in maniera normale e una persona omosessuale che semplicemente è una persona, solo che le piace lo stesso sesso, ma non è che cambia la persona in sé, cioè io posso lontanamente immaginare come può soffrire una persona che nasce in un genere e si attribuisce un altro genere, è una sofferenza assurda, quindi perché dargli ulteriore sofferenza dicendo che è sbagliato? Quindi cioè, a mio parere DDL Zan giustissimo, ma andrebbe cambiato anche a livello educazionale per i bambini e i ragazzi. Sì, ovviamente una cosa scritta va applicata, però già il fatto che tu hai una legge permette a chi subisce violenza verbale e fisica di essere protetto legalmente, ed è una cosa proprio necessaria, poiché anche per esempio le persone transgender quando ottengono finalmente i nuovi documenti, quando finalmente possono identificarsi anche legalmente con la persona che sono, che si sentono e che sono, cambia tutto, quindi avere un riconoscimento legale dallo Stato è veramente veramente necessario e importante. Infatti subito ci colleghiamo al secondo punto, che è quello Fedez contro Rai. Complimenti ai Fedez che diciamo ha avuto le palle, ma in realtà dovrebbe essere una cosa naturale poter dire quello che si vuole in maniera che si vuole. Come avete potuto leggere all'inizio del nostro video, l'articolo 21 della Costituzione italiana dice che c'è libertà di espressione e di stampa, quindi io posso dire quello che voglio. Ovviamente diciamo che ci sono dei limiti, ovviamente, però comunque posso dire quello che voglio come voglio. Gli unici limiti che ci sono sarebbero principalmente il buon costume, quindi atti e oggetti osceni in luogo pubblico, e delle informazioni, comunque delle cose private che vengono diffuse per diffamare una persona, un individuo. E quindi queste sono le uniche due cose che possono essere soggette a censura. E ovviamente la mia libertà finisce nel momento in cui inizia la tua, quindi anche per esempio messaggi di odio razziale e cose del genere andrebbero censurati. Comunque andrebbe utilizzata una terminologia appropriata. Quindi diciamo che a livello di comunicazione Fedez ha completamente ragione nel dire io sono un artista, ma anche se io andassi alla Rai voglio dire quello che io penso. Ovviamente, dato che è vero che Fedez ha fatto nomi e cognomi di persone nominando partiti politici, ma sono cose che sono pubbliche, non sono private. Infatti, cioè non è una comunicazione di una persona
con un'altra persona che è privata e io la vado a pubblicare, e allora è reato, perché uno, sto violando la privacy di quella persona, e due, comunque la sto diffamando. Sì. Quindi, dato che sono cose pubbliche, Fedez ha tutto il diritto Sì. di dire quello che vuole. Il problema del contesto, ma per me un discorso del genere non ci dovrebbe essere un contesto idoneo o un contesto non idoneo. E giustamente lui diceva che quello che voleva dire lui in un contesto andava bene, in un contesto non va bene, assume completamente un altro significato. Non è vero, perché se io ti dico una cosa, in qualsiasi contesto va bene. Cioè, se io minaccio di bruciare una persona, in qualsiasi contesto lo metti, non è una cosa giusta da neanche pensare. Anche perché l'immagine di mettere un proprio figlio nel forno, cioè io non oso immaginare cosa quella persona può pensare, perché questa immagine a me rimanda solamente a fatti storici che tutti dovrebbero conoscere ed evitare come la peste proprio. Quindi comunque, diciamo, Fedez dovrebbe iniziare a essere un esempio per dire: ragazzi, svegliateci. Ma più che altro perché poi Fedez fa parte della categoria di privilegiati, quindi uomo, etero, quindi cisgender. lui potrebbe tranquillamente farsi i cazzi suoi. Invece parla, e nel senso, quante persone che stanno al posto suo se ne fregano. Quindi ragazzi, mi rivolgo principalmente ai giovani, ovviamente non è un discorso di rivoluzione, ma aprite gli occhi e iniziate a capire. E poi ascoltate bene quello che passa per la televisione, perché un'altra cosa, cioè noi vogliamo fare anche il paragone tra Fedez e Pio Amedeo, perché Pio Amedeo si attribuiscono diritto di dire determinate parole che sono totalmente fuori luogo, attribuendosi questa libertà di espressione che però loro non capiscono, e ironia, che però loro non capiscono che la libertà di espressione arriva fino al punto in cui tu non ledi nessuno, e l'ironia non la puoi utilizzare per dire parole che non andranno a ferire te. Cioè, se io sono una donna bianca, non posso dire quali sono le parole che vanno a offendere la black community, o non posso dire quali sono le parole che vanno a offendere gli omosessuali o le lesbiche se io non ne faccio parte, perché che ne so io. Però io per esempio posso dire che, dato che sono di Napoli e sono del sud, diciamo che ci sono determinate parole che tutti quanti sanno quali sono, che vengono sempre attribuite al sud, che onestamente a me feriscono, ma perché sono del sud e quindi posso dire che queste cose mi feriscono. Allora, diciamo che la comicità di Pio Amedeo è sempre stata una comicità becera, tant'è vero che è sempre rimasto nel trash, e sempre lì è rimasta proprio basso. Ma la cosa più sconvolgente è che loro comunque sono di Foggia, sono riusciti da un paesino ad arrivare a Canale 5, che comunque è una grande emittente televisiva, e comunque portano questi messaggi assurdi. Dovrebbero approfittare della loro visibilità per mandare messaggi diversi di amore. Vuoi ridere, vuoi fare un programma divertente, ma fallo su qualcosa che veramente fa ridere. Quindi diciamo che loro ironizzavano un poco sulla F-word, sulla N-word, e dicevano principalmente che non è tanto la parola offensiva, ma è come viene utilizzata. E questo che è errato, non è vero. Cioè, perché, come ha fatto l'esempio Claudia, io ora posso interpretare, per esempio, essere napoletano sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma e poi è come viene utilizzato? No, perché alle volte si viene a classificare una persona per una caratteristica. Sì. A parte che poi quelle parole, la N-word per esempio, è stata usata per ma anche la denigrare. F-word sono nate per denigrare un individuo, quindi Infatti, alla fine non vanno utilizzate, e non è solo il contesto o l'intenzione che fa della parola una parola utilizzabile o meno, ma è proprio la parola in sé che va evitata. Ma come ci sono tante altre cose che possono essere evitate, come... Anche è vero che, cioè, nel senso, io sono poi del parere che qualsiasi etichetta può anche essere evitata. Cioè, oddio, se io voglio
riferirmi a una persona posso benissimo usare il termine omosessuale al posto del termine con la F orribile, però perché io dovrei avere per forza la necessità di dirlo? Cioè, perché mi dovrei riferire a quella persona? Perché devo per forza identificarla in una categoria? E questo è il fatto. Quindi ragazzi, penso che possiamo finire qua il video. Ovviamente nei commenti scrivete cosa ne pensate, con gentilezza, però comunque se noi facciamo questo video è perché vogliamo anche una vostra partecipazione. Ovviamente sappiamo di non essere nessuno, però nel senso, se ognuno di noi dicesse, mandasse messaggi positivi, diciamo che se magari qualcuno dovesse capitare sul nostro video in quel momento, magari che ne so, si sente diciamo denigrato per qualcosa, ha messaggi che lo incitano a non mollare, perché tutti quanti stiamo combattendo questa cosa. Quindi vi ricordiamo di appunto commentare, di cliccare un bel mi piace, di iscrivervi al canale perché stiamo lavorando tantissimo per portare tantissimi contenuti. Magari potrebbe uscire una seconda parte del video delle serie TV. In più ovviamente seguiteci anche sui vari social, che anche lì diamo molte informazioni. Quindi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Slow